Allora, bene. va bene. Le chiedo intanto Mm. il nome e cognome, sempre per Sì, intimidire. certo. Allora, il nome è Biasiol Mhm, Mario. mhm. Ecco, E che, dove e quando siete nato? ecco, sono nato all'8. Ah, e la mascherina. Devo metterla, sì. Sì. Toglierla, così si vede bene. Ho Quando capito. siamo all'aperto, noi siamo Sì, 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 siamo mascherati. all'aperto, certo, va bene. Allora, riprendiamo? Come? Riprendiamo. Va bene, dall'inizio. Allora, il mio nome è Biasiol Mario. Mhm, E uno dice, ma è senz'altro un veneto con un nome lo come so. Biasiol, però io sono un quarto di veneto. Tanto per dare un'idea, è già, va bene Si così? sente? Microfono e tutto, sì, tutto a posto. Ok, Vado avanti. sì, sì, sì. Allora, le mie origini, io sono nato a Dignano Mhm, nel 40, quindi come l'amico qui, sì, sì. un momento molto particolare. Però i miei nonni, Mhm, per dare un'origine, io mi sento istriano, ma i miei nonni mhm. sono Biasiol, il nonno da parte di mio padre, che è un veneto spaccato, no? Ma la nonna era Marc con la K Pasqua, quindi era di origine austriaca. Ah, Mentre gli altri due nonni da parte di mia madre sono tutti e due jugoslavi. mhm. Uno è Muscovic e l'altro ce l'ho scritto sulla tomba, ma è comunque un it anche lui. Quindi voglio dire, se io vado solo a livello dei nonni, ne ho 4 e uno solo è italiano proprio di lingua, di nome, ecco. Però questa era la storia e in quella zona era così, ecco. A mio padre è piaciuta la contadina più che le cittadine ed è andata così. E per me invece l'esodo comincia appunto anche che avevo 8 anni, 8-9 anni, giù di lì, avevamo fatto le fotografie prima di lasciare la casa, no, perché era una cosa che gli piaceva. Sono andato nel Friuli. Mhm. Nel Friuli nel dopoguerra c'era fame come quasi tutta l'Italia Mhm. e quelli che erano lì andavano a cercare. Adesso l'amico, il padre che navigava voleva andare via dall'Italia e invece diciamo quelli che erano in Italia tutti cercavano di arrivare a Torino Ah, perché a Torino c'era la Fiat, c'era il lavoro ed era l'unico modo per guadagnare qualcosa. mhm. Allora, per farla breve, alla fine siamo riusciti a venire a Torino, però in un modo piratesco, perché questo è interessante, perché eravamo nelle baracche, come si dice. Le baracche era tutta zona dove venivano diciamo dal Veneto, dalla Sicilia, dalla Calabria, dal Piemonte in montagna. Per lavorare a Torino c'era un solo modo, Ah, andare a abitare nelle baracche, che erano piratesche, non si poteva, mhm. perché allora le città avevano i dazi. Allora uno per abitare nella città doveva avere la residenza, Mhm. se no non poteva, neanche nelle baracche. E infatti, Sì, sì. come noi siamo venuti a Torino a cercare lavoro, Mhm. che il lavoro era l'unica cosa che ce n'era veramente, mio padre, io ero un bambino, e voglio dire, siamo stati in queste baracche, con queste generazioni, non solo profughi come noi, ma come dicevo prima, ecco, veniva il vigile, ci mandava via, noi non andavamo via. Mm. Però io adesso che sono un po' smaliziato, che ho dei documenti che guardo e so tutto, ho capito che funzionava così. Mm. Cioè il vigile doveva fare il suo lavoro, mandarci via, Mhm. che non potete stare lì, altrimenti prenderemo provvedimenti. Mhm. Ma al momento che non ha preso un provvedimento molto importante, perché lì rubavamo la corrente elettrica come si faceva una volta dai fili, Mhm. non solo, e l'acqua, che non l'avevi nella baracca il rubinetto, Mhm. però c'erano molti rubinetti, ma se un inverno chiudevano l'acqua, ci staccavano la luce, dovevamo andare via, se non morivamo. Sì, sì. Allora a Torino la neve d'inverno era alta così. E allora mi sono detto, allora è tutto un giro un po' accettato. Mhm. E allora una volta che hai capito quello vai avanti e Devi va. stare lì. Io ho fatto la mia vita, non voglio raccontare più in fretta, voglio dire, sono stato, prima ho lavorato in una ditta,
ma così senza libretti, senza niente, anche perché non potevi andare a lavorare se non avevi finito la terza avviamento media, no? Terzo anno. Però a Torino allora succedeva di tutto. Io senza la terza, con la seconda che avevo fatto nel Friuli, sono andato a lavorare e lavoravo lì in regola, col padrone, ma non con libri o con tutto. Non ho avuto marchette e quei lavori là, però guadagnavi qualcosa. Un attimo di prima, cioè lei è andata prima quindi in Friuli e poi dopo siete venuti in Piemonte? Sì, noi quando siamo venuti via come profughi, siamo andati anche noi nel campo di Udine. Però siccome avevamo già parenti nel Friuli, pur di andare via da questi posti, siamo andati da questi parenti che ci hanno trovato 2 locali lì in una soffitta. Però è stato un grosso errore, perché siamo usciti dal campo. Da quel momento in poi non eravamo più profughi e non avevamo diritto a niente. Quindi facevamo la vita di tutti gli italiani che volevano in cerca di lavoro. Capito. Voglio dire una cosa, forse non aveva accennato l'amico, no? Cioè a Torino, per fare un esempio, per far capire cos'era Torino, se c'erano diciamo 100 persone, no? Allora c'erano, dico, ma proprio diciamo il 20% di laureati, studiati, gente già impiegata, 10% di intermedi, mezzi capetti, gli altri erano tutti operai. Erano tutti operai, perché Torino aveva bisogno di quel gruppo così. C'è niente da fare. Alla Fiat, le ditte che lavoravano fuori lavoravano per la Fiat. Oggi è il contrario, no? Oggi tutta quella gente lì non serve mica più. Tutto machinizzato. È tutto meccanizzato. Quindi quel rapporto tra ditte e tutta la gente è saltato totalmente. Sarebbe tutto da andare a cercare adesso come, cosa. Comunque io, per fare la mia storia, sono entrato in Fiat a 18 anni con la quinta elementare, perché non avendo finito la terza, assunto come manovale di fonderia. Ecco, questa è la storia. Non voglio raccontare tutto perché sarebbe anche lungo, ma mi sono sempre impegnato, forse con questo che diceva anche l'amico, noi per natura, essendo così, il cercare fare delle cose, io ho fatto l'operaio studente, alla fine addirittura passando dalla fonderia sono riuscito a passare nell'officina meccanica, dove ci sono quelle macchine che dicevamo prima, addirittura ho trovato altri ragazzi come me e per farla breve ho fatto 6 anni l'operaio studente, 8 ore alla Fiat, 4 ore all'Avogadro di Torino, 6 anni, non 5, perché chi faceva il serale aveva 6 anni per poter fare tutte le ore. Quindi da lì poi diploma, passato in officina, io ho finito addirittura in Fiat come quadro assistente. Sì, insomma, voglio dire, la storia lavorativa è quella. Poi sono uscito da lì e ho ringraziato il cielo di essere a Torino, perché ho potuto portare a termine i miei pensieri, i miei desideri, che sono soprattutto 2, volare e navigare. Vola adesso? Da pensionato, no, ho fatto il brevetto, l'ultraleggero, quelle cose. Sì. E invece per navigare ho fatto a Genova, in Capitaneria, il brevetto sia a vela che a motore per mare, oltre 6 miglia, quindi il massimo che si fa. Poi dopo non li ho più utilizzati, per carità. Per averceli, Così, cosa vuoi che ti dico? Da questa cosa io con mio padre litigavo, perché quando mi parlava dell'Istria, perché se intervistare c'erano delle persone più vecchie di me e dell'amico, e i discorsi erano altri, erano molto. Ma io dicevo a mio padre, meno male che siamo venuti a Torino. Io adesso sono qui, faccio quello che voglio, 25-30 anni che sono in pensione ho fatto.
se stavo a Dignano, ero un contadino, ero lì a mungere vacche, ma per carità. Io la metto un po' su... Ma lui si arrabbiava da matti, per carità. Ma un pochettino di realtà c'è. Poi dopo, voi non conoscete Torino, io ho imparato a apprezzarla molto, anche degli aspetti un po' particolari, che non tutti si interessano, no? Non so se vale la pena dire... Torino è una città magica, dicono, che ha diverse caratteristiche. È la Torino bianca e la Torino nera. È quella importante, la Torino bianca è quella tra Torino, Lione e Praga, cioè il centro del bene. La Torino nera, quella è Torino, Londra e San Francisco, mi pare, in America. Comunque sono sciocchezze per tutti quelli che non credono. Però se uno si interessa, gli piace e segue. Cioè, quindi lei comunque è interessato, cioè, mi sembra che Torino sia molto... Sì, la Torino reale, per me. Torino, quando qualcuno viene su, che viene a trovarci, e se io vado col pullman e li portiamo a visitare Torino, loro fanno vedere il palazzo più importante, vanno vicino alla Mole Antonelliana e tutto. A me invece piace dire a chi è nuovo e che guarda Torino, gli faccio: guarda questi palazzi qua, vedete che sono già vecchi, no? Dopo vengono le case popolari fatte dalle ditte, ma quelle lì erano le tipiche case di Torino degli anni passati. Erano case quadrate, nell'interno c'era un cortile, entravi in un cancello, no? E allora in quel cancello lì era un mondo, era tutto Torino che entrava. Cioè, al piano terreno c'erano i servi dei padroni, entravano lì. Poi c'era il primo piano nobile, no? E lì c'erano più nobili nel senso proprio come si intendeva una volta, principi, insomma, quei contatti, quelle cose lì. Ecco. Al piano di sopra, che avevano anche la terrazza fuori, il piano nobile le aveva in materiale di pietra, no? Materiale. Il piano di sopra c'erano già i professionisti, avevano il terrazzino piccolo, però il terrazzino c'era, no? Allora lì erano magari, non so, avvocati, insegnanti. E andando su c'era un intermedio ancora lì e l'ultimo era proprio il piano dei poveri, nelle soffitte. Abitavano, andavano proprio fin sopra, andavano nella soffitta, c'era un abbaino, l'unico posto che veniva, e certo, e il tetto andava a finire così, no? E nel mezzo c'era poi un rubinetto per tutta la casa, no? Per l'acqua, c'erano le stanzine dei poveri, no? Che finivano poi col letto vicino perché non potevi stare in piedi lì, no? In piedi stavi nella zona... Ecco. E a me affascina ancora questa caratteristica di una Torino dove tutti entravano nello stesso portone. Ecco, questo, a parte non andiamo a cercare o il sindaco, che ne so, che aveva il suo bel... Però faccio vedere che Torino ha questa caratteristica. Non so quante città... perché volevo dire, è il piano degli operai, Cioè, prima dei poveri c'era... Allora, piano dei servi, piano dei nobili, piano dei professionisti e poi operai a diversi livelli, non avevano più il terrazzino, solo la finestra e poi il povero proprio sopra. A me quella cosa lì affascina molto. Se andate verso il centro e vedete dove ci sono i volti, anche il passaggio, no, i volti, vedete che da sotto i vetri sono rotondi così. Quella era dove abitavano i servi dei padroni. Sopra il piano nobile e via su, come dicevo prima. Ecco, Torino mi affascina anche per quello. Io comunque, è presto detto, no? Hai detto, sono partito da lì, sono arrivato dall'altra parte e sono andato in pensione. Adesso me la godo. Penso che basti. E se parliamo di identità, lei come si definisce oggi? Ecco. Cosa ne pensa? Io oggi come identità mi sento torinese, però capisco le mie origini e le rispetto, no? Voglio dire,
mi pare che 3 anni fa hanno fatto il raduno delle Vespe a Rovigno. Non so se lo sapete, se seguite, perché le Vespe fanno i raduni mondiali anche nei posti diversi. Io sono già andato in Germania, anche in Albania l'ultima volta, e quando siamo andati in Croazia il raduno era a Rovigno, no? C'era proprio il coso. Tra l'altro la mia Vespa con la quale vado in questi è una Vespa dove io ho disegnato tutta la storia di 100 anni nostri. Ma dai. Sì, 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 è così. Infatti di fianco ci sono le bandiere interessate di questi 100 anni, sono quella austriaca con l'aquila, quella italiana con di Savoia, poi quella italiana normale, no, sì, e poi dopo quella di Tito, la Jugoslavia, la Jugoslavia, e dopo c'è la Croazia. Disegnate anche per vedere. E poi una delle caratteristiche che io di solito faccio vedere a chi presento questa Vespa, gli faccio vedere sul fianco, vedi che ci sono militari qui, no? E c'è scritto nonni, padri, figli e nipoti, no? Ecco. Tutta quella gente, quei militari lì, se guardate bene, i primi hanno una divisa, i secondi ne hanno un'altra, i terzi ne hanno un'altra, ma sono tutti della stessa famiglia, quelli che sono rimasti qua. Hai capito? Tutte le generazioni, però con tutti diversi, certo, stati. Certo. Sì, sì. Cioè, come diceva appunto l'amico, il mio nonno anche ha fatto la divisa come austriaco. Dicono che l'hanno mandato in Russia, qualcuno dice per altri motivi, qualcuno dice ma li ha mandati in Russia perché siccome sapevano che era di origine italiana, Biasiol, una volta che è lì sul Piave comincia a parlare con gli altri. Comunque ognuno la mette come vuole, ecco. Però la storia è così, è vero. Quindi la mia storia di Torino, torno a ripetere, io oggi come oggi, però riconosco le mie origini, ma tutte e 4. Tutte e 4. E appunto volevo dire, adesso non so se a voi interessa, io quando mi cade sulla politica, allora preferisco non parlare, no? Sì, Perché in politica prendi già la posizione che ti parte più. E qui se lo metti in politica brutta, questo villaggio, e 2 litigano, uno dice fascista all'altro e l'altro dice comunista all'altro. Sì, ed è finita lì, non c'è nessun... Certo. Non è... È più complesso di così. Per me non è così. Io nel circolo, avete visto, rispetto tutto, metto tutto quello che è importante, però non voglio cadere su quella cosa. Tanto più che poi non parliamo poi delle foibe. Quello è il discorso, insomma, quello viene anche un po' utilizzato, no, per Esatto, è perché io rispondo in fretta, è uno che mi dice che però rischio di litigare, perché io gli dico ma senti, se noi abbiamo lasciato le nostre terre, siamo stati profughi e abbiamo tutta la vita e tutto quello che è successo, e per chi ha dichiarato guerra, allora vai a cercare chi ha dichiarato guerra e poi ne parliamo se vuoi. No, perché è troppo comodo dire chi ti ha battuto, no, chi ti ha battuto, no. Tu vai a cercare la guerra come è stata dichiarata e chi l'ha dichiarata. E allora forse le cose... Basta, no, basta e avanza. Io sono d'accordo con lei, quindi da me sicuramente non ha... No, io cioè, perché no, capisco tutti, cioè, tra Italia e non so, e Germania, tra Italia e Inghilterra, abbiamo avuto, ma c'è di tutto quello che vuoi. Quindi io non voglio cercare quelle cose lì perché non... Se poi vi interessa, certo. Perché oltre alla mia vita che serve a poco, no? Io per esempio ho cercato tra i documenti dei miei genitori quello che avevano. Allora, uno è questo, denuncia dei beni italiani situati in Jugoslavia. Era una cosa precisa. Posso fare una foto?
Sì, sì, falla pure. E questo era per la vostra casa? È la nostra sì, la casa, no, ma c'era poi dopo anche i campi, tutto quello che c'era. tutto quello No, che no, c'era c'erano le campo. valutazioni, le valutazioni sotto quel titolo lì. Ecco, e questi, cioè il costo che era, che ne so, quelle cose lì. Senza interrompere. Comunque, e poi dopo, qua anche, per quelli che dicono, per esempio, che vengono a raccontarci, no? Siete scappati perché Tito vi correva dietro per buttarvi nelle foibe, no? Allora io gli faccio vedere questi due qua, sono i due passaporti di mio padre e mia madre che la Jugoslavia ci ha fatto come passaporto provvisorio per andare in Italia dove volete andare. Voglio dire. E la prefettura di Udine, allora non è che noi siamo venuti in Italia perché ci correvano dietro col mitra, insomma un po' di buon senso bisognerebbe averlo, almeno io dico, non so, adesso voi cosa ne pensate. Devo fare una foto anche a questo. E questo qui arrivati in Italia e arrivati a Udine ci veniva dato il coso di profugo che qualcosa serviva allora, perché c'era fame, come profughi, una pentola di minestra avevamo noi e non tutta l'Italia ce l'aveva, altro che per carità. E questo qui era il coso di profughi e questo è quello che a me fa male più di tutto. Ecco. E poi questo qui è l'ultima conquista che i nostri qui, tutti insieme, quelli con più testa, sono riusciti ad avere dal Presidente della Repubblica, perché quando io andavo in banca qui a San Paolo e mettevano Biesiol Mario nato a Dignano e mettevano Jugoslavia, perché Pola e vicino di Pola ormai era io, ma quando sono nato io era Italia. No. E c'è stato un periodo che addirittura nella carta d'identità di noi no, mettevano nato a Pola, a Dignano, Jugoslavia, no? Come se tu fossi un jugoslavo. Allora hanno lottato e è venuto fuori quella legge lì che noi da quel momento, se qualcuno pensava di darci degli jugoslavi, non per offendersi, che a me non mi offendono se mi dicono io sono più jugoslavo che italiano. E poi una parte italiana, una parte austriaca, non mi interessa. Allora hanno fatto quel foglietto, è riuscita a fare quella legge lì, che da quel momento noi possiamo avere in banca Biasiol Mario, al San Paolo, conto, nato a Pola, Italia. Hai capito? Perché pensa addirittura all'assurdo. Eravamo due fratelli, io avevo un altro fratello, eravamo in due. Quando avevamo fatto un conto particolare, perché sia il papà che la mamma erano lì ormai, mio papà è arrivato a 100 anni comunque, erano lì, allora avevamo fatto un conto dove io e lui trattavamo le loro pensioni, i loro soldi, no? come persone nostre, no? Sapendo, con un po' di malizia, che se succedeva qualcosa bloccavano il conto e c'era tutta una serie di cose da fare. Allora, a me avevano fatto Biasiol Mario nato a Dignano, provincia di Pola, no? Croato, Pola, Croazia, no? A mio fratello avevano fatto Biasiol Bruno, sempre Biasiol Bruno, nato a Pola, provincia Slovenia, insomma.
Ma anche chi ha... parlo del San Paolo di Torino, però queste cose qua, se le lasci, se le fai andare Si così, complicano allora tantissimo. succede di tutto e può succedere di tutto. E può succedere, e io, questo affare qui, è una delle cose che... questo autore io lo butterei in foiba. Perché ha fatto un affare di questo tipo qua, guarda. Sì, La sì, politica, no? Quando ci si mette, c'è chi ci crede a quelle cose, chi no. La mia storia è questa che vi ho quando si scappa il raccontato cementello. con le carte che vi ho dato, no? A me nessuno è corso dietro, anzi, quello che non ho ancora detto è che come il mio amico, io per 20 anni sono andato a Stoia, a Pola, in campeggio, ero appassionato e per me la vita, le ferie erano quelle. Eravamo 3 famiglie, io, una famiglia fatta da una siciliana e un piemontese e un'altra proprio torinesi puri, compagni di lavoro. Questi 3 magari non ci vedevamo tutto l'anno. Però vacanze insieme. Oh, si parte, sì, ci vediamo all'ingresso dell'autostrada Torino-Milano. E come mai direbbe che i suoi genitori sono venuti, no, come profughi? Quali erano le ragioni che erano spinti a lasciare? Ma le ragioni che hanno spinto a lasciare sono una scelta che hanno fatto e che la Jugoslavia gliel'ha concesso con questo. Posso dire una cosa, che non so, però non vorrei che questo andasse chissà dove, che poi mi corrono dietro, non lo so. Io, che ho cercato di indagare coi documenti e capire le cose, penso di aver capito una cosa. Tito aveva in Istria una comunità italiana abbastanza... Cioè, quelli che erano già andati via, erano andati via. Però c'era una comunità di contadini, vecchi che dicevano: ma io sono nato qua, muoio qua, ero sotto l'Austria, ero sotto l'Italia, sto sotto la Jugoslavia, che me frega, sono a casa mia. Ce n'era troppi, secondo me, per lui. Questa è un'ipotesi che mi faccio io. Allora ha fatto una cosa, ha detto: ma noi qua siamo comunisti, facciamo come fa la Russia e nazionalizziamo le terre. C'è stato un periodo in cui Tito ha nazionalizzato le terre. Allora quello è il periodo, la cosa migliore se vuoi che un contadino vada via. Come io vado poi a lavorare agli ordini di un politico, la mia campagna, e voi gestite tutto. Allora i miei hanno fatto questa scelta, hanno chiesto di andare in Italia, gli è stata data il passaporto provvisorio per andare, arrivati in Italia a Udine ci hanno dato la cosa di profugo, no? Voi siete profughi, quindi avete diritto, quando hanno fatto le case, di prendere le case, tutti quei diritti che hai capito. E quindi pareva. Però perché dico, secondo me è stata una cosa astuta di Tito quando c'era ancora lui? Perché quando poi è arrivato a quella quantità che poteva anche sopportare, ha restituito a tutti quello che aveva preso. Dove abito io, qui di fronte, al piano di sopra, c'è un amico di Dignano come me, che lui ha ancora la casa in Istria. Perché? Perché il mio nonno è venuto via con i figli, con le figlie, che ne aveva 7. Invece il nonno di questo mio amico qua, lui ha detto: no, io sto qua e basta. Infatti lui, rimanendo lì, gliel'hanno poi restituito, e loro quando vanno giù hanno la casa. La mia no, perché andando via tutti, allora lì ci hanno dato quel documento che ti facevo vedere prima, quello lì dove è andato a finire? Quello... Sì, no, quello lì molto importante. No, quello dei beni abbandonati. È qua sotto, è qua sotto. Ecco. A noi ci hanno dato questo. Tra l'altro, adesso vado a parlare di cose che non conosco, no? Perché a noi, Tito, oltre ad Italia, ci ha dato anche... Sono
Ottimo, sì, sì, ottimo. No, se ricominciamo dalla frase prima, forse l'ultima frase. Ah, sì, no, sì. stavo solo No, facendo cioè, quello che avevo detto prima è chiaro, lì, quello che ha fatto e come ha risolto. Ecco, quando siamo venuti via, oltre a darci il passaporto provvisorio, ci ha dato questo foglio che già il titolo dice denuncia dei beni italiani situati in Jugoslavia. Beni italiani, perché poi Tito cosa ha fatto? Ha detto benissimo, allora siccome ha lasciato tutta questa cosa qua come beni italiani, noi che abbiamo avuto, abbiamo avuto una guerra che ci è costata, requisiamo queste cose come se ce le desse l'Italia. Cioè consideriamo danni di guerra, no? Ecco, però queste carte voi portatele in Italia e i vostri soldi fateveli dare dal vostro governo, hai capito? Non so se Non è proprio avevate funzionato. un'idea di queste cose qui, Poco. però io le so andando a cercare tra i documenti dei miei Sono rimasti. e ho messo vicino una cosa e l'altra. Io lo so che se c'erano dei paesani qui avrebbero cominciato a dirmene di tutti i colori, no? Però per me non è questo il motivo che siamo scappati da lì. È stata una scelta particolare. Abbiamo detto no, noi non lavoriamo nei nostri campi per il comune che poi ci dà quello che vuole e hanno preferito, se avete la possibilità, andate via. Vi do il totale, noi lo requisiamo come danni di guerra fatti dagli italiani a loro, quindi loro per l'Europa, per tutto sono in regola, mettetevi in regola anche voi. Di questi danni qua Infatti, ne abbiamo ricevuti. Ah, è arrivato qualcosa. Guarda, è arrivato qualcosa all'inizio, la faccio veloce io, però. Diciamo che ce ne ha dato la metà, però erano già tanti. Poi, alcuni anni fa, gli stessi personaggi che poi conoscerete forse anche, che hanno fatto il circolo e che hanno gestito questo villaggio qua, hanno cominciato a lottare per avere quello che manca. Ah, Lottare per quello che manca non è uno scherzo, perché se lo Stato dice che deve dare 100 euro a te, passa attraverso una finanziaria. sì, Non può fare lui come Stato, ecco, ti do quello. No. Tu fai una finanziaria che viene discussa alla Camera, che tutti dicono, diciamo, sono d'accordo. sono d'accordo o non d'accordo, e noi in quel periodo lì eravamo riusciti a fare un po' una politica intermediaria senza dare né troppo uno né troppo l'altro. Fatto sta che alla Camera hanno passato questa legge di dare quello che manca. Allora a questo punto la storia come va avanti? Va avanti così. Mio padre mi pare che avesse ricevuto quella volta lì, perché anch'io ho portato le carte, mio padre, e abbiamo ancora preso 2 milioni di lire, in lire, abbiamo ancora quello. Perché allo Stato avevano detto a questi amici, che secondo me sono veramente buoni, avevano detto ma senti, qui ci sono troppi soldi, noi apriamo un tavolo, no? Per adesso mettiamo questo, noi non possiamo fare una finanziaria e restituire tutto, insomma, date i numeri, apriamo un tavolo e ogni volta che ci sarà una finanziaria decidiamo una percentuale. Ecco. Io non voglio neanche parlare di che governo era quando hanno fatto questa legge e che cos'è successo dopo, che governo cos'è successo dopo. Perché il governo successivo ha detto cos'è sto tavolo, via, anzi prendiamo quei soldi lì e li mettiamo da un'altra parte. Finito. È finito lì. Finito così. È finito lì. Questo è l'ultimo aspetto di questa storia della mia famiglia e dell'esodo. Per me, sono d'accordo, come dicevo prima, ho litigato con mio padre, beato il momento che siamo venuti a Torino, però non c'entra, lui ha patito queste cose, non scherziamo, i nonni poi lasciamo perdere. Io con i documenti che ho, con le cose che ho saputo e che ho visto, Ti ha fatto la sua idea. mi sono fatto la mia idea.
so che quando ci si mette il discorso e uno lo vede un po' politicamente, tende o di qua o di là, e allora è inutile. Non so se sono stato esaudito. Perfetto. Non lo vedo. Sì, sì. Perfetto. Ho fatto vedere anche queste cose qua per chi non ci crede. Ci sono passaporti fatti a Zagabria, non mica fatti dal governo jugoslavo. Possiamo Questo usarli prima. per la mostra, queste Come? foto che ho fatto. Possiamo usarli per la mostra, queste foto che ho fatto, magari dei documenti che mi ha fatto vedere. Ma guarda, io penso che non essendoci, ma a che mostra vuoi dire? Questa mostra che verrà fatta con le interviste. No, ma senti, se le interviste Mhm. sono come ho fatto io, Mhm. e io dico questa cosa qui è la mia famiglia, questo è mio padre e mia madre, questo è il documento della prefettura di Udine, questa è la denuncia dei beni abbandonati, perché no? È la realtà. Certo, sì, metteremo ovviamente noi Sì, i contesti. torno a sì, ripetere, cosa sono, sì. perché se prendo più di metà di questo villaggio e mi vedono cosa ho detto io, cominciamo a litigare. Sì, non è così semplice. Per carità. No, con il contesto che ho detto, dai, non fuori contesto. Non con... No, sono in questo contesto qua, non è mica niente di particolare, non è niente né di fasullo né di non vero. E se qualcuno lo contesta che venga da me in via Parenzo 94, Litighiamo subito. litighiamo e gli faccio vedere, gli dico, e allora te cosa... ci saranno anche storie brutte, Cioè voglio dire, se parliamo delle foibe, tanto per dire una cosa che io detesto veramente, l'unico in famiglia dei miei che è andato, che l'hanno buttato in una foiba, è un cugino di mia madre, un Muscovic, anche lui, uno nato, uno jugoslavo, però si vede che qualcuno ha detto sì, è dei nostri, ma io so che lui era, quello lì, cose vere o non vere, Non lì, si può sapere adesso. va tutto dentro. L'unico che ho avuto io è quello lì, altri che forse avrebbero, questo però no. Questo non si può dire. Se stacchi un attimo dico ancora una cosa così per noi, e allora niente. Sì, puoi staccare. Adesso... Case bellissime a 2 piani con 4 famiglie, 2 sopra e 2 sotto, e il cortile col giardino. Mio suocero, per avere la casa, ha dovuto andare a lavorare in Africa. Allora, sai, se vai a cercare le giustizie, poi dopo una volta che siamo diventati amici, per carità, mi voleva bene. Sua Però... moglie quindi anche ha fatto... No, mia moglie mi ha conosciuto. Ah, ho dimenticato un particolare, non so se stai ancora registrando. Possiamo... Ok, va bene. Diciamo, sì, anche se non la fai presentila. Cioè, adesso è acceso, ha riacceso per... Sì, però voglio dire, se poi dopo non la consideri, va bene. Cioè, voglio dire, io sono andato a Udine, da Udine a Grado ho incontrato la moglie, ci siamo sposati, per dire dopo, per carità, non subito. Siamo rimasti fidanzati, lei lì, io qua, su e giù, e insomma alla fine è andato bene. Ma quando io sono andato a Udine, perché sono andato a Udine? Perché sono andato militare e da militare mi hanno messo nell'aeronautica. L'aeronautica aveva le basi missilistiche nel Friuli, perché non so se voi lo sapete, ma allora c'era la cosiddetta guerra fredda. C'è paura che attacchi. A me, come profugo, probabilmente anche quello, si fidavano più di me che di altri e mi hanno messo sapendo che magari io avevo idee. Non lo so. Fatto sta che io sono andato a finire in una base missilistica a Udine. Ecco. E lì ho capito che cos'era, oltretutto. E so tante cose che mi sono fatto anche una fotografia, ma sono vietate, perché poi scherziamo. Anche solo il corso che ci avevano fatto, non dovevamo avere libri, ma il libro che avevamo dovevamo lasciarlo lì, le note che prendevamo solo e poi le mettevi lì. Non era uno scherzo.
quello lì non era uno scherzo. E infatti qualcuno poi venivano a scoprire che aveva qualche parente di idee non proprio del tutto di destra e l'ha fatto correre, l'ha mandato da un'altra parte. E ho avuto anche quell'esperienza lì, ecco, di andare a fare il militare coi missilisti, sistema Nike Hercules americano, che era nella zona lì del Friuli, perché il Friuli era il confine vicino a Trieste. Era per quello che erano lì, se no li portavano qui, che stavano più tranquilli. E lì con i missili, Madonna, ho avuto un'altra piccola disavventura, oltre che avventura, perché quando andavano, e naturalmente con i missili non puoi lanciarli in Europa, quei missili lì c'erano in Italia, c'erano in Francia, erano in Germania. In Inghilterra non lo so, ma questi c'erano. Però almeno uno, la base, doveva lanciarlo, no? Perché era un contatto generale tra i radar, 3 radar, e la zona dove ero io, dove c'erano i missili, no? Perché i radar uno andava tutto e arrivava fino al diavolo. Poi quando decidevano di fare un'azione, allora prendevano l'aereo prendevano come esempio, no? Da buttare giù, naturalmente non lo buttavamo giù. Allora il radar lo prendeva e andava. Poi con l'ultimo radar si mettevano nella base, noi li alzavamo diritti così, no? Parlando in inglese. Missile number 1 ready for action, missile number now going up. Andava su. Poi dopo dai radar mandavano i segnali agli alettoni e noi positive picture overall di steady, negative picture overall di steady, oh yeah, boh, dai. Finita l'azione facevano finta di lanciare il missile all'aereo, poi spegnevano tutto e basta. Però uno bisognava buttarlo giù per dare efficiente la base. Allora gli italiani, i francesi, i tedeschi che avevano queste basi dovevano andare una volta all'anno in America, a Fort Bliss, sul confine del Texas, dove c'era una base dove potevano permettersi di passare un aereo e di buttarlo giù col missile. Era in pieno deserto, al confine col Messico, da quelle parti lì. Però era proprio vicino al confine. E nelle basi, come nella mia, di solito prendevano 2 di questi come me, che eravamo solamente lì per 18 mesi, no? Di complemento, gli altri erano sergenti, caporali, insomma, tutto il resto invece erano firme, diciamo noi, no? Quelli che fanno il militare, però ne prendevano sempre 2 per invogliare gli altri a far bene il loro lavoro. Poi andavi lì, andavi nel confine del Messico, e dico anche una donna, perché giovani militari andavano volentieri lì, perché sul confine del Messico tu passavi di là e c'era tutta una serie di locali notturni. Meravigliosi. Noi lo sapevamo perché quelli che erano stati l'anno prima lo raccontavano, no? E avevi quello che... Guarda che erano cose veramente... non oso neanche nominare, però sai, i giovani sono così. Niente, ho avuto anche quella... Poi non siamo andati in America perché avevano comprato gli F-101, mi pare, Starfighter, hanno speso molto, dice, ma dove prendiamo tutti questi soldi? No, ma se le basi non vengono qui le diamo inefficienti. Allora ho preso una sì, una no, una sì, una no, per fare un compromesso tra italiani e allora è andata l'altra e quella che ero io sono rimasto a casa. Niente locali. Niente locali. Proprio così. Non so, penso di essere... Anche l'ha fatto... queste sono le mie 2 passioni. Questo qui non... Volo sì, il volo e la nautica. Questo affare qui l'ho fatto 2 anni fa, prima del Covid, lì, che sono andato in Albania, no?
E in Albania non ho avuto, quando ho visto che c'era il tipo che faceva i cosi, gliel'ho chiesto, faceva, fai qua, ma cosa vuoi? Ma una cosa del genere. Siamo andati nel computer, ho preso un'aquiletta, ho preso un'ancora, sì, se lo fai così va benissimo. Fa, oh, boh, mettiti lì. Allora, in Italia, non so perché, ma io ho chiesto a uno che faceva i cosi e mi ha detto, ma tu hai già un'età che bisogna fare l'esame del sangue. Magari per sicurezza hanno avuto... E io te la dico come l'ho sentita, quindi ho dovuto rinunciare, solo che quando poi sono andato in Albania, Via, fatto. quando gliel'ho detto, ti mettiti lì, guarda, va bene questo, fallo, via. Ecco lì, da Deve fare il Sorse. pilota, vespista e cosa... E vabbè, ma scusa, uno che comincia come manovale di fonderia e si accorge che se va avanti riesce a fare qualcosa, alla fine non ti fermi su niente. No, ma lì non è uno scherzo, perché poi a metà dell'Avogadro, mia moglie poi è venuta a Torino, avevamo 2 figli, maschio e femmina, e io avevo ancora 3 anni da fare, diciamo, 8 ore di Fiat e 4 ore all'Avogadro, no? E lei, che lavorava ai telefoni e bisognava tenere il lavoro e poi faceva tutto il resto, compreso tirare sui figli, un pochettino aiutato dai miei finché hanno potuto. È così. Mi guardi quasi di brutto, non ho capito se mi apprezzi o mi dici, ma conti balle. No, vabbè. No. Comunque io, torno a ripetere, mi sento abbastanza... Poi, proprio per copiare dagli americani, sul mio giubbotto da vespista, no? Sai che gli americani hanno di solito un quadretto così con... Le cose dell'Harley, tipo. Sì, con quello che hanno, no? E io ho fatto un quadretto con 4 cose così, no? È scritto grandfather jugoslavo, grandmother jugoslavo, grandmother tedesca, grandfather italiano. Cioè, Sì. che sia chiaro Anche le bandiere che la mia, c'erano. sì, che la mia, le mie origini sono quelle, poco da fare. Così, abbastanza soddisfatto di come è andato tutto, poi alla fine. Va bene. Vi racconto l'ultima, visto che sì, sparo. Allora, una delle regate più belle che ho fatto è la Rue de Jasmin, si chiama, la rotta del gelsomino, che la fanno i francesi naturalmente e partono da Toulon e vanno a Biserta in Africa, perché sembra che questa fosse la rotta del gelsomino, che i francesi andavano a prendere in Africa e poi vendevano forse in tutta Europa, io non me ne intendo lì, no? Però per loro questa rotta Toulon e Biserta sono la cosiddetta rotta del gelsomino. E io con i miei amici e con la barca che ero in quel momento lì, siamo andati, ci siamo iscritti e l'abbiamo fatta. Eccezionale. Oltretutto le regate i francesi le organizzano molto bene, avevamo una nave della Marina che ci seguiva sempre e comunicava con noi alle 8 di mattina e alle 8 di sera se tutti erano a posto. Loro avevano anche il radar, logico, e seguivano tutti, però per non avere, si trattava di 82, 83 barche, non era uno scherzo, quindi si riempiva. A me era piaciuta questa storia di come erano ben organizzati, perché in Italia da quel lato lì forse ce ne sono anche di più belle che però non ho fatto. Sopravvivenza in Italia, che arriva alla fine bene, che è rimasto indietro. Sì. Noi siamo stati parecchie a strada lungo con uno svizzero che ci guardavamo di brutto. Così. Va bene. Va bene così allora. Non so raggiungere qualcosa come vuole. No, io ho voluto, oltre che parlare, farvi vedere qualcosa di, se può interessare, se vi rendete conto che è interessante o no, per dire no, io vi dico queste cose, ma non sono cose né che invento né che mi hanno detto e riferisco. I documenti sono documenti.
Ok, Non so se ho grazie. fatto bene. Benissimo. Devo farvi firmare